Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buona giornata qui dalla radio, dal lunedì 16 ottobre del 2023. Buongiorno, auguri a mio papà, non so cosa possa interessare, però questa è una giornata di ripresa perché torniamo a vivere una settimana che ci porterà a una partita del Milan. È molto complicato, è inutile che non facciamo finta di nulla, è un periodo molto complicato per il calcio italiano, per tutto quello che ci sta attorno. Il Milan ovviamente, facendo parte del campionato italiano, vive un po' di riflesso, non tanto il Milan, e ne parliamo adesso perché ci sono state delle cose in questi ultimi giorni che non sono andate per nulla bene. Però insomma, tocca anche a noi, facente parte del mondo del calcio, parlare di quello che ci sta attorno. Parto subito da qui. Oggi, guarda, non vi porterò via tantissimo tempo nell'editoriale perché fortunatamente insomma, non sono stati problemi del Milan, il Milan ha giocato. Parleremo anche del Milan, ovviamente nel punto 3, nel punto 4, però è ovvio, bisogna iniziare con qualcosa di diverso. Non mi sembra nemmeno il momento di dare giudizi, di indicare colpe e colpevoli. In questo momento mi sembra anche un po' prematuro e anche un po' sbagliato. Ne faccio veramente una questione personale. Poi, come al solito, se volete lasciare un commento, lasciatelo pure qua sotto al video. Io, come al solito, nella giornata successiva, cioè quella di domani, poi mi vado a rileggere tutti i vostri commenti e mi faccio anche un po' un'idea del vostro pensiero, riferito anche a quello che dico e a quello che è un po' la realtà generale di quello che sono gli argomenti che proponiamo qui nell'editoriale. A me fondamentalmente dispiace. È ovvio che in questo momento faccio più riferimento a Sandro Tonali. È la cosa che proprio mi viene in mente se dovessi chiudere gli occhi e pensare a quello che è accaduto negli ultimi giorni, è che mi dispiace. Prima ancora di dire ha sbagliato, paga, è un ragazzo viziato, ha tanti soldi, ma cosa hanno in testa questi ragazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Questioni che probabilmente, almeno per me, arrivano in un secondo momento e arriveranno, poi non dico di no. Però in questo momento umanamente mi dispiace proprio perché un po' in questo ragazzo ci avevo puntato tanto. Non che sia deluso, perché comunque sbagliano tutti, sbaglio io, sbagliate voi, sbaglia lui, insomma sbagliamo un po' tutti. Però mi dispiace proprio tanto. Non so onestamente cos'altro aggiungere. È, come ho scritto nel titolo, è veramente un grosso dispiacere. Poi non mi sta piacendo questa, come si suol dire, questa narrativa della vicenda, cioè lasciata in mano a una sorta di stillicidio, goccia dopo goccia, nome dopo nome. Non mi sta piacendo come vengono trattate le persone ancora prima di definire nel caso le loro colpe. Se hanno sbagliato pagheranno, se hanno fatto qualcosa di male, come sembra, pagheranno, come addirittura qualcuno di loro ha già ammesso di aver sbagliato, quindi pagherà. E quindi onestamente non so veramente che altro aggiungere di questa vicenda. Se volete lasciare un commento, lasciatelo pure qua sotto. Forse sono uno dei meno indicati in questo, perché faccio un po' fatica a stare dietro alle critiche che non siano campo, allenatori, giocatori, giocate, piuttosto che qualcosa di che non sia proprio calcio. Faccio veramente fatica. Tant'è che vado subito a chiudere con il punto 2 la questione. Però questo sì, non mi è piaciuto per nulla. Alcuni hanno iniziato a mettere in mezzo le società, e ovviamente in questo caso parlo del Milan, società che sembra ad alcuni che sapessero già, che hanno nascosto, che nonostante sapessero hanno magari omesso di denunciare il fatto. Anche qui bisogna avere, diciamo così, non il coraggio, ma la responsabilità di quello che si dice, perché qui non si sta trattando di giudicare un dribbling piuttosto che un tiro in porta. Qui si sta trattando di qualcosa di illegale che tira dentro anche parecchi soldi,
che tirano dentro le vite di persone e vite di società. Quindi se si è sbagliato si pagherà, ma occhio a tirare dentro le società o persone che magari non c'entrano nulla, giusto per giustizialismo o così, per farsi un po' di pubblicità su social o quant'altro. E anche in questo caso, se qualcuno è andato oltre, è giusto che si metta un freno al rutto libero da social, perché non è giusto che sui social ci sia impunità totale. Se qualcuno è andato oltre, è giusto che venga anche lui un po' tirato per le orecchie, perché non va bene lasciare la libertà a tutto e tutti di poter dire tutto e tutto. Sui social è tanto bello, YouTube stesso alla fine è un social, quindi quando scrivete un commento io lo leggo, i ragazzi di radio, il telefono è aperto, insomma, se volete lasciare un commento la libertà è massima, però andare a dire certe cose abbastanza specifiche si sta andando oltre ed è giusto che si metta un punto a questo. Parliamo di Milan, va, che è Emilio. Come detto, l'editoriale di quest'oggi sarà abbastanza corto, quindi parlo essenzialmente di due argomenti. Numero 1, ci aspettano Juventus, Paris Saint-Germain, Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Priorità, per quanto mi riguarda, io lo so, metto subito in chiaro, sono forse anche il primo che pensa questo, in piccola parte dentro di me, anche se magari non lo voglio ammettere. Però la corsa 2 con l'Inter, per chi si cuce per primo la stella alla fine di questa stagione, ingolosisce tanto, forse troppo. Penso che la maggior parte di chi sta guardando questo video sa che alla fine dell'anno il rischio che una delle due vinca e l'altra per forza di cose vede l'altra squadra cucirsi la stella è alto, è altissimo. C'è la Juve di mezzo, c'è il Napoli, è vero, però è probabilmente una corsa a due. E quindi chi vince si cuce la stella, chi vince fa restare l'altro senza scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. Però priorità al 16 di ottobre per me deve essere la Champions League nelle 3 partite, cioè non vuol dire che contro Juventus e Napoli andiamo in campo in ciabatte, questo no, ma tra le 3 partite quella che merita la maggiore attenzione, i maggiori titolari, il maggiore dispendio di energie, la maggiore preparazione alla gara, i maggiori, diciamo così, compiti che vengono dedicati ad allenatore e giocatore, penso sia la gara col Paris Saint-Germain, perché è una gara quasi da non ritorno. Insomma, col pareggio si tiene ancora viva la fiammella, si riduce ma si tiene viva la fiammella. Con la sconfitta diventa problematico, soprattutto se dovesse vincere ad esempio il Newcastle, che quindi salirebbe a 10 se non ricordo male. No, aspetta, scusate, a 7. Se non ricordo male, vincendo sale a 7 il Newcastle e salirebbe a 6 il Paris Saint-Germain, lasciando te a punti 2. Quindi questo fa capire che è quasi una gara da dentro e fuori, quantomeno non bisogna perdere a Parigi. E quindi per forza di cose, perché siamo ancora alla 9ª, alla 10ª, all'11ª, alla 12ª, quello che è di Serie A, e quindi ci sono almeno un'altra ventina di gare davanti a noi. La Serie A c'ha tutto il tempo per essere presa, ripresa, persa, riconquistata, eccetera, eccetera. La Champions League no. Capisco la seconda stella, capisco il duello con l'Inter, la partita col Paris però è fondamentale e quindi io mi aspetto qualche cambio, soprattutto con la Juventus, i vari Ciukwese, perché Pulisic arriva da un intercontinentale. Mi aspetto un cambio in mezzo al campo, ad esempio lo stesso Adli, che magari in una partita più chiusa come quella della Juve ha più senso di essere piuttosto che un Rade Krunic. Mi aspetto che iniziano a essere dati minuti a Pier Calulu, anche se Pier forse è quello più indicato, se stesse bene e se è al 100%, di affrontare Mbappé. Forse dei 3 dietro è quello che ha più chance di poter ristargli dietro, anche se abbiamo visto con la nazionale francese stare dietro Mbappé, se ha voglia di che non si stia dietro, non si sta, un po' come vale per Rafael Leao. Mi aspetto che ad esempio possa riposare Olivier Giroud, mi aspetto che
ovviamente riposeranno giocoforza gli altri 2 francesi perché sono squalificati. Insomma, è ovvio che non voglio andare in campo con la Juventus con le terze linee, quello no, però la partita col Paris è veramente fondamentale. Chiudiamo proprio con la prossima tranche di gare. Forse quello che ha impattato di più nella prima parte di Serie A dal mercato è stato Christian Pulisic, per anche numero di gol, di giocate, rigori, assist, insomma, Christian ha veramente subito impattato. Ha fatto un buonissima prima parte Reinders, così come Loftus-Cheek, è venuto fuori alla distanza Yunus Musa. Ecco, io mi aspetto tanto da Ciucu adesso, che deve iniziare a impattare tanto in questa seconda tranche di partite. Mi aspetto che quei 4-5 gol che magari ha fatto Pulisic nella prima parte di stagione possano essere un pochino più suddivisi o almeno incrementati da Ciucu, che ha avuto qualche chance dal primo minuto, mi pare 3 partite nella prima tranche di gare. Ecco, io mi aspetto tanto da Ciucuese. È una questione molto semplice a volte il poter raggiungere alcuni traguardi, una sorta di suddivisione di compiti, di gol, di assist e quant'altro. Il Napoli l'anno scorso ha avuto Osimhen, che è stato trascinante, ma senza i gol di Kvaratskhelia, senza le giocate di Politano, senza i gol pesanti di Simeone, di Raspadori, non va da nessuna parte. Il Milan è uguale, non può basare le proprie forze solo e soltanto sui gol, le giocate, gli assist di Rafael Leao. Deve avere qualcosa in più da Olivier Giroud, per forza di cose, perché non possono bastare 4 gol, di cui 3 su calcio di rigore, quindi un solo gol su azione a Bologna la prima giornata. Non possono bastare nemmeno i 2 gol di Okafor, non possono bastare i 0 gol e 0 assist assolutamente di Ciucuese, non possono nemmeno bastare il gol e l'assist, se non ricordo male, di Loftus-Cheek e l'assist o 2 assist di Reinders. Serve qualcosina in più se vuoi mantenere continuità. Il Milan è primo, quindi in realtà sarebbe anche facile dire in realtà basta, è primo, quindi vorrebbe dire che quello che è stato fatto finora basta. E invece no, serve qualcosina in più da parte di tutti, perché è vero, in campionato abbiamo fatto un buonissimo percorso, ci siamo messi già alle spalle l'Inter, la Roma, la Lazio e ci lasceremo alle spalle ad esempio la Juventus a breve, il Napoli, insomma praticamente avremo giocato quasi con già tutte le big. Però non basta arrivare fino in fondo se non si svegliano tutti quanti, svegliano per modo di dire, dal punto di vista sia di assist che di gol, perché alla fine sì, è vero, le giocate sono quello che portano avanti le partite, i campionati, ma poi alla fine gol e assist sono quelle che fanno la differenza, e a noi ci servono tremendamente almeno 3-4 gol in più, rispetto anche 5 gol in più rispetto a quelli che abbiamo fatto nella prima tranche grossa di partite, quella di settembre. Cioè sono quelli che mancano ad esempio in Champions League, sono quelli che ad esempio mancano in alcune sfide di campionato. Noi siamo arrivati in chiusura di questo editoriale, lasciate like se volete, iscrivetevi al canale, ditemi voi chi è secondo voi il prossimo uomo copertina che arriva dal mercato, magari semplicemente Rafael Leao, perché alla fine anche in questa prima tranche di gare, se non c'era Rafa, il Milan era molto molto depotenziato. Quindi grazie, buona giornata, ci ritroviamo tra poco con Mattino Milan delle 10, poi via tutti gli appuntamenti, c'è anche mister Emanuele Bottoni in serata. Grazie a tutti per essere stati qui con me, con noi, a tra poco e buona settimana.